Il 2025 è stato un anno incredibile. Sono riuscito a realizzare una marea di nuovi movimenti. Penso che sia probabilmente sotto questo punto di vista il miglior anno, anche proprio in termini di entità dei progressi. È stato di gran lunga, proprio senza quasi competitor direi, l'anno migliore per l'allenamento delle gambe. Cioè sono riuscito a raggiungere una marea di skills di gambe, ma anche definibili forse ancora di più come skills, dato che anche in passato comunque avevo raggiunto dei movimenti inerenti come appunto il leg curl monogamba, natural leg extension e cose varie, ma spesso il discorso di skills viene anche, diciamo, associato a un discorso di estetica, di spettacolarità, e quest'anno sotto questo punto di vista c'è stata non solo una complicazione importante del livello di difficoltà, ma in parallelo c'è stata la realizzazione di movimenti spettacolari. Cioè, se pensate, sono uscite tutte le varie bandiere con i piedi, e il Lazarus inverso, la split press, la Nordic flag, il leg curl e il matrix leg extension con la posizione spaccata. Cioè è stata una cosa incredibile. Quindi sotto il punto di vista delle gambe proprio è stato, secondo me, un anno rivoluzionario, diciamo, proprio settato un nuovo standard. Ha veramente cambiato anche, non dico il mio punto di vista verso le gambe, dato che io questo punto di vista l'ho sempre avuto, ma nel pratico ha cambiato di molto il repertorio e appunto la difficoltà, la spettacolarità di quello che io sono in grado di fare con le gambe. Quindi sotto questo punto di vista veramente una cosa sensazionale. Un'altra cosa importantissima che è successa è il fatto che ho smesso di usare il moltiplicatore come metodo di allenamento. Apro qui una parentesi perché altrimenti me ne scordo. Ragazzi, se non lo fate, seguitemi su Instagram. I link li trovate in descrizione sia del mio canale principale, Matteo Deo, sia anche di un canale secondario che ho fatto dove pubblico sia meme che contenuti motivazionali, che vari estratti magari da podcast, interviste. E il nome del canale è Matteo Deo Edits. Perché su Instagram, differentemente da YouTube, io condivido molte più cose. Cioè è il social che io oggettivamente utilizzo di più, soprattutto nelle stories, che vediamo torneranno in modo importante, diciamo, nella trattazione della seconda parte di questo video. E io comunico molti pensieri, molte riflessioni anche inerenti all'allenamento, decisioni sulla progressione. Quindi se volete veramente avere una visione più a tutto tondo di quello che faccio durante appunto il mio percorso di allenamento, seguitemi su Instagram. Io appunto questa cosa del moltiplicatore l'avevo scritta nelle stories, quindi alcuni la sapranno, perché ho modificato, appunto, ho cambiato metodo di allenamento per concentrarmi su un approccio, perché più che un metodo è un approccio all'allenamento che si concentra estremamente di più sulla comprensione dei movimenti. E questo tipo di approccio all'allenamento è estremamente più proficuo nel raggiungimento di movimenti complessi. Tant'è che appunto, come ho detto, quest'anno sono riuscito a raggiungere una marea di skills nuove, perché c'è stata molta più attenzione da parte mia nel cercare di capire le meccaniche dietro a un esercizio. E ho capito che questo è ho sempre detto che questa è la cosa che ho sempre amato di più fare in allenamento, ma quest'anno questa cosa è esplosa ancora di più in me, e mi ci sono indirizzato ancora di più. E non solo, ho capito che probabilmente è la cosa che anche probabilmente mi riesce meglio, diciamo, in termini di allenamento, di mentalità e di cose varie. Quindi raggiungere movimenti via via più complessi è, diciamo, il fulcro di quello in cui credo e ciò che voglio fare. Per questo quest'anno non avete visto praticamente, se non in una clip, se non sbaglio, esercizi con i pesi, cose varie, proprio perché non sto facendo niente di questo tipo di esercizi, diciamo, accessori. Sto solo cercando di apprendere movimenti via via più complessi e di, appunto, piano piano migliorarli. Ma dopo tutto, se state vedendo questo video, sicuramente avrete visto appunto anche il recap 2025. Se non l'avete fatto, ma cosa state facendo? Mettete un attimo in pausa sto video e andate a vedere il recap 2025, perché se anche avete visto tutte le clip separate durante l'anno, non è una scusa per non vedere il recap, perché il recap vi sbatte in faccia tutte assieme una sfilza di clip folli, deliranti, di difficoltà incredibile, che vi fanno un effetto dirompente, motivazionale e quello che vi pare. Quindi andatevi a vedere il recap. E quindi, appunto, visto il recap, vedete quante
movimenti nuovi in progressione anche siano stati fatti quest'anno, e questo è sicuramente anche dovuto al fatto, alla modifica del metodo di allenamento. Ultima cosa da dire prima di allacciarci alla seconda metà di questo video è il discorso sui limiti temporali, ossia quest'anno ho fatto una cosa verso cui avevo sempre provato un po' di... ero sempre stato contrario a fare questa cosa, ossia darmi una scadenza di tempo entro la quale raggiungere un obiettivo, fondamentalmente. Vedremo appunto dopo, tanto se avete letto il titolo sapete di cosa a cosa mi riferisco. Perché questa cosa non mi è mai piaciuta? Perché ho sempre percepito che facesse vivere l'allenamento un po' come una costrizione, un po' come un obbligo verso il proprio corpo, perché uno può dire sì, entro quella data faccio quella cosa, sì, ma non è... su che basi? Possono succedere una marea di imprevisti, e quindi non è una cosa, mi sembra un atteggiamento un po' tossico, diciamo, verso l'allenamento, che non mi è mai piaciuto. Però devo dire che in realtà per il modo in cui l'ho approcciata su di me ha avuto un effetto completamente diverso, cioè mi ha fatto entrare in una mentalità di estremo focus, che appunto, mi ricollego sempre al recap, è il sottotitolo, diciamo, come possiamo chiamarlo, Perfect Focus di quest'anno, proprio perché lo stare concentrato sull'obiettivo che volevo raggiungere è stata una cosa estremamente ricorrente, presente tutti i giorni del mio allenamento quest'anno, e perché appunto secondo me il mio ritmo sia verso tutte le altre skill sia verso quello che andremo a vedere appunto adesso è stato perfetto. Cioè io penso di essere stato perfetto quest'anno, nel senso non avrei potuto fare in nessun caso, in nessuna previsione più rosea possibile meglio di quello che ho fatto. Dal mio punto di vista non ho sbagliato nulla, è stato un anno impeccabile, quindi è ovvio che lo ritenga un anno veramente incredibile, ma non solo mi ha permesso di mantenere il focus verso l'obiettivo, ma mi ha anche fatto entrare nella mentalità di volerlo superare il traguardo, di non mettere il traguardo come leader, ma di dire fa niente, ci siamo, andiamo anche oltre, aggiungendo difficoltà che non erano previste per quello che era l'obiettivo iniziale. E è stato un esperimento così riuscito che il prossimo video che vedrete parlato dopo di questo saranno appunto i miei obiettivi del 2026, che saranno di più, non sarà un solo obiettivo come è stato quest'anno, saranno di più, proprio perché è stato talmente insomma efficace questo esperimento che voglio provare a rimescolare un po' le carte, e dato che ho visto che la cosa che riesco a ottenerne è comunque un beneficio a livello di resa, di motivazione talmente positivo che vale la pena farlo. E quindi un'importante novità. Ma adesso veniamo alla parte cruciale di questo video. Infatti, sulla base della mia, diciamo, autoanalisi di quelle che potessero essere le mie possibilità, il 7 gennaio 2025 io pubblicai appunto una storia su Instagram in cui scrissi bello chiaro: entro il 2025 io raggiungerò il One Arm Handstand Push Up libero. Per questo vi dico, seguitemi su Instagram, perché altrimenti se seguite solo su YouTube voi non sapevate di questa, insomma, promessa che mi ero fatto che avevo fatto a me stesso, e vi siete solo beccati, diciamo, i video in progressione vari. Sfida che, ci tengo a specificarlo ora, ma ne parleremo appunto anche tra poco, dal mio punto di vista è stata ampiamente superata. Se mi seguite da tanti anni saprete infatti già che io avevo già realizzato il One Arm Handstand Push Up su vari supporti fondamentalmente, quindi con l'aiuto del muro, con i piedi sulle corde dell'anello, e avevo postato anche già dei video di parziali e negative senza assistenza, insomma nel piegamento verticale libero, ma non ero mai riuscito comunque a eseguire una rep senza assistenza. Questo per vari motivi. Innanzitutto la questione di avere un esercizio con una componente di equilibrio così importante di mezzo mi aveva sempre dato fastidio, perché con la mia mentalità, diciamo, di voler sempre diventare più forte, vedere questa noia di mezzo mi faceva andare proprio di traverso l'esercizio, cosa che mi portava a non essere mai costante con l'allenamento, anche perché non sapevo veramente dove inserire questo esercizio nella scheda, perché quando mi allenavo la mattina a volte dicevo vabbè, lo metto la mattina che magari ho più tempo, ma la mattina sei poco attivo,
sistema nervoso sta ancora dormendo, quindi non sa da fare. Generalmente lo mettevo alla fine dell'allenamento, ma alla fine dell'allenamento sei troppo stanco, diciamo, mentalmente, proprio a livello di, ecco, appunto, di focus, che lo alleni tanto per allenarlo, quindi non serve a niente. Che faccio? Lo metto all'inizio, una cosa del genere che non saprei neanche da dove cominciare, e qui poi ci torneremo? No, perché voglio iniziare con qualcosa che so fare. Negli ultimi mesi del 2024 l'avevo messo a metà scheda, gli avevo ritagliato uno spazietto e appunto avevo notato una differenza nel mio approccio a questo esercizio, tant'è che già mi stavo spostando verso questa mentalità della comprensione degli esercizi, complessità del movimento e cose varie. Quindi anche dover dedicare del tempo a un esercizio molto tecnico, molto di equilibrio, che non fosse solo forza bruta, non mi dava più fastidio come in passato. Dicevo, vabbè, ma alla fine io voglio farlo anche in quel modo e quindi ci sta che ovviamente anche altre componenti di disturbo dell'esecuzione entrino di mezzo, non è un problema. L'esercizio si valuta ovviamente in toto, come ho sempre detto, quindi anche queste, diciamo, cose fastidiose che io vedevo di mezzo assumevano un altro punto di vista, diciamo, nella mia ottica. La grande differenza però è stata che da gennaio 2025 il One Arm Step Push Up è stato sempre il primo esercizio della mia scheda. Cioè io ho iniziato ogni allenamento con One Arm Step Push Up, intendo proprio ogni allenamento, perché adesso negli ultimi tempi ho aggiunto una piccola differenziazione, diciamo, in 2 sessioni diverse, ma fino a tutto ottobre, diciamo, una cosa del genere, io facevo solo una scheda di allenamento 6 volte a settimana, quindi iniziavo sempre nello stesso modo. Ed era la prima volta in assoluto nella mia carriera in cui iniziavo la scheda da questo esercizio, quindi questa sfida anche che io mi ero messo mi ha dato proprio la spinta per dire basta, ho detto questo deve essere l'anno in cui chiudiamo questa cosa, ci mettiamo una pietra sopra, e che mi ha spinto quindi a trovare il posto nella scheda che questo esercizio meritava, tant'è che adesso è tuttora l'esercizio all'inizio della mia scheda e penso che in realtà resterà così anche col modificarsi appunto degli obiettivi del 2026, come vedremo, perché è proprio il posto giusto per un esercizio del genere che richiede concentrazione. Deve stare all'inizio, ma io non ero mai riuscito neanche col pensiero a dire ogni volta che mi reco in palestra inizio da un esercizio del genere, perché appunto lo associavo solo a meccaniche non gradevoli fondamentalmente, a una meccanica di fallimento perpetuo. Quest'anno ha cambiato questa cosa e ha fatto tutta la differenza del mondo, ovviamente. E inoltre anche un esercizio non congeniale per la mia mobilità della spalla, che non vi nascondo è pessima, fondamentalmente in extra rotazione, quindi è proprio stato un esercizio ampiamente fuori dalla mia zona di comfort. E per quale motivo? Perché ovviamente avere un assetto non favorevole ti porta a delle complicazioni in una porzione magari di movimento, che in realtà nel mio caso è la porzione alta di movimento, quindi porzione alta è anche molto legata all'equilibrio perché si generano dei tremori dovuti al fatto che c'è poca mobilità, bla bla bla, ma si riflette in genere in una maggiore predisposizione nella parte opposta del movimento, quindi nella parte bassa. Quindi io mi sono recato ogni giorno in palestra e ho dato ogni giorno il massimo in questo esercizio, cioè vi dico quello che è stato tutto il percorso durante l'anno. Innanzitutto c'è stato un periodo iniziale, durato svariati mesi, in cui io proprio entravo quasi in uno stato meditativo quando dovevo allenare questo esercizio, cioè mi mettevo proprio completamente isolato, cercavo di visualizzarlo continuamente, è durato per svariati mesi. Per quale motivo? Perché ovviamente io ho detto quest'anno raggiungerò il One Arm Push-Up completo. Percepivo di essere assolutamente in grado di farlo. La questione però è, ok, nel pratico come si parte? Perché questo è un esercizio che ha moltissimi strati di difficoltà, nel senso non basta saper fare una verticale a una mano o avere un'idea di quella che deve essere l'attivazione della traiettoria per farlo, senza contare ovviamente la forza che servono tutti, diciamo, dei continui accorgimenti tecnici da mantenere durante l'esercizio, perché innanzitutto è un esercizio unilaterale con una componente di equilibrio. Ci sono proprio una serie di accorgimenti che bisogna comprendere per eseguire questo movimento. Questi accorgimenti fondamentalmente mancavano, nel senso che
il Guanarame sta in push-up completo, è stato provato più volte, insomma, nel corso degli anni, ma generalmente si sono sempre viste esecuzioni parziali dall'alto, oppure spesso viene pubblicata questa sorta di pressa fondamentalmente da plancia a una mano, da altre posizioni, ma non c'è una vera spinta. Io volevo fare una spinta di braccio, una spinta verticale che segnasse proprio un indice di forza di spinta verticale profonda, perché il difficile era quello, era che non c'era alcun riferimento per una spinta di braccio profonda. Era questa la cosa che mancava, non era il parziale, perché il parziale dall'alto è stato visto e rivisto, l'ho fatto anche io appunto già anni fa, ma è completamente diverso dall'approcciare il movimento dalla parte bassa e appunto andando così a fondo. E quindi appunto ho iniziato questo periodo in cui facevo negative, cercavo di capire dove dovessi tenere il busto, le gambe, e la posizione del gomito quale doveva essere. Insomma, un enorme periodo di studio di tutti questi dettagli durato veramente mesi. Mesi in cui comunque continuavo facendo gli esercizi anche a fortificarmi. Ci mettevo sempre in parallelo un allenamento anche di plancia alla mano, e facevo anche 90 degree, diciamo, con poca assistenza dell'altra mano, negative in plancia, cose varie. Facevo un allenamento di spalle proprio, di spinta verticale, che durava anche 3-4 ore solo su quel distretto, per farvi capire quanto era il mio focus nel cercare di rafforzarmi e di capire questo esercizio cosa dovessi fare per riuscire a concludere una vera spinta in verticale. La vera svolta in realtà è arrivata da agosto. In realtà in generale, cioè vedo che tutti i movimenti, forse per questo crescente, diciamo, fomento, sono andati proprio esplodendo da agosto fino a fine anno. Quindi secondo me, come dico, l'anno è da 10, ma in particolar modo per quello che è successo da agosto fino a dicembre. Perché c'è stato un importante miglioramento nel piegamento in plancia alla mano. Anche questo io già avevo eseguito anni fa, più volte avevo pubblicato quello da elbow lever a una mano, ma era sempre stato un piegamento che non mi aveva mai convinto, diciamo, al 100% per questioni di attivazione, quindi l'avevo messo in stand-by e mi ero concentrato più su quelli con l'assistenza dell'altro mignolo, modificando l'assetto della plancia alla mano per renderla un pochetto più pancia rivolta verso il basso e cose varie. Unendo tutte queste cose e riacquistando la, diciamo, teoria del vecchio approccio, in realtà mi ero accorto che con la forza di adesso e appunto le nozioni di adesso la situazione era cambiata, il piegamento era molto migliore, c'era più ROM, c'era la possibilità anche di approcciare quello full ROM, ossia andando sotto i 90 gradi. Anche quello appunto l'ho pubblicato qualche mese fa, proprio perché ai tempi dicevo, ma forse con questo assetto non posso raggiungere veramente questo obiettivo. Era questa la cosa che un pochetto mi scoraggiava, cosa che insomma ho visto cambiare, e da quella, diciamo, conoscenza ho diciamo passato, c'è stato questo appunto passaggio di informazioni da una skill all'altra, dato che piegamenti in plancia a una mano e piegamenti verticali a una mano sono skill estremamente vicine, che mi ha poi permesso di fare lo switch finale al piegamento verticale a una mano, dato che anche quello avevo postato sempre assistito e cose varie, ma mancava un approccio libero, fondamentalmente un vero piegamento solo su un braccio. Da lì è stata un'escalation, perché ho capito molto bene la posizione bassa del movimento, ma dovete capire che io già avevo un'estrema forza di spinta, dato che appunto vi ricordo già in passato, come ho detto prima, facevo già zavorrate e cose varie, quindi in realtà molti hanno visto sempre questo esercizio come difficile, per una questione impossibile. Ora torneremo su questa parola, impossibile, per una questione di forza. Io sinceramente ho sempre detto, ma non è questo assolutamente ai miei occhi. Vi rimando ulteriormente all'altro anno, quando vi ricordate le spinte che io facevo col kettlebell e la corda dell'anello? Esercizi che sembrano sempre, siccome sono diversi dall'ordinario, diciamo, ma sta cosa è inutile, è sempre inutile per la gente, qualsiasi cosa è diversa, perché non usa la capoccia. E lì, vi ricordate, io facevo le ripetizioni complete con 70, poi sono passato a fare dei parziali, diciamo, molto più di mezzo ROM, per capirci, è pure sbagliato dire parziale, e con 102 kg, il supporto con 160 avevo messo l'anno prima, quindi
a livello di forza di spinta verticale, ma non c'era proprio alcun problema, non c'era alcun problema, erano tutte le altre cose, perché ovviamente sbagliando l'assetto, non sapendo cosa fare, puoi avere quanta forza ti pare, ma disperdi Newton da tutte le parti. E invece con questo cambiamento la cosa iniziò a diventare possibile, iniziai appunto a fare le prime ripetizioni libere. Poi mi accorsi che effettivamente la forza mi avanzava, quindi quel range che coprivo, quell'esecuzione che coprivo, potevo anche zavorrarla, e quindi iniziai a zavorrarla. E poi mi ricordai della cosa che avevo detto prima della mobilità, che io nella parte bassa effettivamente sono molto forte, faccio fatica nella parte alta. Queste cose le rivedremo tutte bene fra poco. E quindi ho detto, ma sai che c'è? Ma proviamo anche a farlo sul rialzo. L'idea del rialzo, ok, se noi torniamo indietro a gennaio, ma chi ce l'aveva in testa? Cioè io avevo detto raggiungerò un piegamento in verticale a una mano, ma nella versione più basica possibile. Non avrei mai pensato sinceramente, di trovarmi con la zavorra addosso, di trovarmi col rialzo addosso, rialzo che poi è cresciuto sempre di più, zavorra che poi è cresciuta sempre di più, è subentrato anche una fase ultra lenta, e di finire l'anno col piegamento in verticale a una mano, lento, rialzato e zavorrato. Questa cosa per me era assolutamente fuori da qualsiasi più rosea delle aspettative. Per questo vi dico che dal mio punto di vista il traguardo è stato polverizzato proprio. Ma perché devo dire dal mio punto di vista? Oh, adesso veniamo al nucleo proprio anche di questa parte, ossia quello che vedono le persone da fuori quando vedono un esercizio del genere. E voglio parlare di questa cosa perché si collega a tantissimi spunti, potremmo dire, di discussione molto interessanti. Allora, il mio piegamento in verticale alla mano non è assolutamente perfetto, ma assolutamente c'è moltissimo da migliorare, cosa che infatti continuerò a fare da qui in poi, dato che appunto l'esercizio ormai è nella scheda al punto dove deve essere, so cosa devo fare e lo migliorerò. Quindi questa è una cosa. Ma quando parliamo, allora, questo esercizio, voi, perché mi rivolgo a voi, me l'avete definito come impossibile. Okay. Allora, per me la parola impossibile ha un significato spropositato, dato che io non definisco nulla impossibile, ok? Quindi se voi mi dite che una cosa è impossibile, se una cosa ci si avvicina a quella cosa, anche se non è quella cosa, dovrebbe essere quantomeno considerata estremamente difficile. Io invece vedo che nel mondo di oggi c'è questa spaccatura enorme in cui una cosa o è impossibile o quella cosa non esiste, non vale niente. Ovviamente non mi riferisco a tutti voi, anzi ragazzi, io come si dice sempre, uno da sempre mette più a fuoco magari gli aspetti negativi di certe cose, non le positive. No, è sbagliato, meglio mettere a fuoco anche gli aspetti positivi. Mi avete supportato in tantissimi quest'anno, mi scrivete sempre delle cose incredibili, cioè a me non mi scrivete forte, grande, a me mi scrivete il presagio che sta per annunciare l'arrivo del nuovo mondo e ormai alle porte, cioè cose proprio super epiche, quindi io vi ringrazio, il supporto che mi date è enorme. Ma appunto voglio fare una discussione a tutto tondo su come proprio si vedono gli esercizi, ok? Quindi dicevo, se una cosa è impossibile e una persona ci va vicino, almeno, possiamo dire vicino rispetto a quell'ottica di perfezione assoluta, ma sarà almeno meritevole perché è almeno estremamente difficile, almeno questo. Cioè, vi ripeto, stiamo parlando di una cosa che non si sapeva neanche cosa fare per allenarlo. Cioè, col mio lavoro, degli anni addietro con le esecuzioni in tutti i modi, quello di quest'anno, vi ho mostrato come si può partire, qual è la traiettoria, vi ho aperto i limiti mentali del fatto che si possa usare anche i rialzi, le zavorre e la lentezza, per cui uno magari dice questo esercizio è impossibile, poi dici ah ma quello in effetti l'ho visto fare in quel modo, poi vabbè, quello ovviamente essendo Matteo Spinazzola è una schiappa, quindi io lo farò molto meglio, però almeno sai che cosa devi fare. Quindi voglio dire, anche il discorso della verticalità, ecco, che questa cosa per dire, io mi sono accorto che esecuzioni che a me non piacevano, col busto messo in un modo, venivano più apprezzate e altre no, perché ho visto che c'è un concetto di verticalità a cui le persone danno molto peso. Cosa intendo con molto peso? Si chiama piegamento in verticale alla mano, il corpo deve essere verticale.
e siamo d'accordo fino a una certa. Però perché siamo d'accordo fino a una certa? Perché innanzitutto pure quando uno fa i piegamenti in verticale normali il corpo va a diagonale, ma per il concetto dell'esercizio, la difficoltà di quella dell'esercizio, la difficoltà dell'esercizio non è fare la verticale a una mano bella, ok? Quello ovviamente è una complicazione ulteriore e sono d'accordissimo, raggiungere bene l'elevazione, cosa che vi ripeto, per il fatto della mobilità a me mi manda molto in crisi questa parte, proprio a livello anatomico, è un problema, ok, per me. Il difficile esercizio però non è quello, il difficile esercizio è la spinta verticale monobraccio, è l'avere la forza di spingere su quel vettore. Quindi cosa succede? Che anche se uno si mette sopra la plancia, il piegamento in plancia a mano è la versione compensata del piegamento in verticale a mano. Se anche uno si mette diagonale, ok? E intendo proprio diagonale di poco fondamentalmente, già sta in quel tipo di espressione di forza, ok? Poi da là migliorando sempre più va ancora più verticale e quindi la compensazione si riduce sempre di più e infatti ci sono stati molti tentativi in cui il mio corpo era molto verticale. Se voi però come piegamenti in verticale a mano, ve lo dico, avete in testa un Diamond One Arm Perfect, allora quello è un altro esercizio, ma cioè è sbagliata l'idea che avete voi dell'esercizio, perché gli esercizi monobraccio poi, col fatto che non abbiamo il braccio che ci esce dal petto, subiscono tutta una sorta di adattamenti per far stare il braccio nella posizione tale da reggere il corpo in equilibrio. Cioè è un discorso infine, non si può applicare, come dico sempre, dal divano di casa, dove adesso sono io, l'idea, ok, praticamente verticale una mano, quindi corpo verticale, dritto per dritto, scendo, risalto. Non può essere così, ma non può essere così soprattutto all'inizio, ok? Cioè nel senso, quando si approccia qualcosa di nuovo, ok? Lo si fa per gradi, si capisce, anche la persona stessa che lo fa capisce gradualmente dove sta sbagliando, ok? Non può essere che il primo piegamento in verticale una mano della storia che vedete è immacolato subito, perché non funziona così il mondo, no? Cioè, secondo me qui i social vi hanno distorto la visione delle cose, dovreste apprezzare che io anzi vi metto tutte le tappe del percorso di miglioramento per farvi capire anche una cosa come appunto si approccia, perché questo è un altro merito che io sinceramente in relazione a questo esercizio spero che mi venga riconosciuto sinceramente, nel senso che cosa che voglio dire, io parlo specifico di questo esercizio perché questa cosa mi è stata riconosciuta infinite volte, ok? Però voglio parlare nello specifico di questo esercizio, cioè se la mia esecuzione non vi piace, quello che vi pare, perché dite no, per me vale solo immacolato, tutto il resto non esiste, va bene, almeno date i meriti a chi si è fatto un culo come una capanna per tutto l'anno per darvi gli strumenti anche a voi di capire come approcciare questo esercizio, perché se no stavamo ancora nel buio perché non c'era nessuno che aveva fatto il piegamento basso. Non voglio parlare di quello ultra profondo perché lì è proprio oltre, cioè nel senso siamo arrivati a non capire la difficoltà di una spinta che parte da lì sotto, che faccio addirittura fatica a mettermi in posizione, ok? Ma non si hanno proprio gli strumenti di dire come si fa da spingere semplicemente da sotto i 90 gradi, mancava qualsiasi strumento. Questi strumenti oggi ci stanno, ok? E quindi anche quando, questo ripeto, voglio dirlo in termini generali, capisco che quando mi è stato detto non era con cattiveria, ma anzi con spirito motivazionale, ma quando spesso molti mi dicevano dai che adesso arriva il vero, scritto tutto maiuscolo, piegamenti in verticale una mano, sì dai sta arrivando quello vero. Ragazzi, questa cosa scritta 1000 volte a una persona che tutti i giorni sputa sangue per raggiungere un obiettivo, lo migliora, è contento di quello che sta facendo, sta aggiungendo le difficoltà ulteriori mentre lo sta migliorando qualitativamente, sentirsi sempre dire che ogni volta deve arrivare a quello vero, vi giuro che è veramente demotivante, ma fa anche un po' innervosire, perché dici ma porca miseria, ma può essere che non c'è mai un punto in cui uno può dire sai che ti dico? Matteo Spinazzola sa fare il piegamento in verticale alla mano, è da migliorare indubbiamente, ma questo è un piegamento in verticale alla mano. Non è che uno deve dire le cose per far contento l'atleta, ovviamente, perché se uno non lo pensa, vabbè, non lo pensa. Però a volte anche un po' più di merito, anche un po' più di dire oh, ma qua non c'era arrivato nessuno, cioè io questo vi voglio far capire.
nessuno ha mai pubblicato tutto quello che ho fatto io per questo esercizio, ma non solo quest'anno, in generale. Cioè, io penso che se uno debba pensare a piegamenti in verticale alla mano inteso come spinta verticale, non semipressa, verticalismo circense particolare, cose varie, con tutti i meriti a questi altri atleti che usano questo tipo di esecuzioni, perché magari appunto parlo dei circensi, hanno un equilibrio, un controllo, un'armonia del corpo che io me la posso solo sognare, ovviamente, ok, è tutto altro livello là. Ma se parliamo di spinta di verticale alla mano, io penso di essere il riferimento numero uno, sinceramente. Ripeto, già dagli anni addietro, perché c'era tutti i vari supporti. Con quello di quest'anno, secondo me, è stata messa proprio la ciliegina sulla torta. Quindi, dico, uno non è che deve fare i complimenti per forza all'atleta, però insomma, anche avere un po' di, come posso dire, elasticità mentale per dire, oh, senti, stai a partita da sotto, rialzato, zavorrato e cose varie. L'hai postato, cosa che voglio aprire, scusatemi. Io ho postato tante esecuzioni diverse quest'anno, cioè nel senso, c'è un'esecuzione fatta un pochetto meglio se vi piace quella un po' meglio, quella un po' più zavorrata se vi piace quella zavorrata, un po' più profonda se vi piace quella profonda, e quella con la negativa se vi piace pure con la negativa. Cioè io l'ho postato in talmente tanti modi diversi che messi tutti assieme, ah, ma ci starà qualcosa di buono là mezzo? Ci starà, no? Vedete come parlo in romano quando parlo schietto? E quindi io mi aspetto pure che una persona con un po' di elasticità mentale, come mi aspetto dal Homo sapiens sapiens, sbagliando ovviamente, però diciamo me lo aspetto, dica, ma sai che ti dico, ma perché dobbiamo ancora portare avanti sto mito che ci schiaccia solo a livello di limite? Diciamo che questo esercizio è stato fatto per la prima volta. Ovviamente essendo la prima volta non può essere perfetto, è un inizio, ma iniziamo a considerarlo fatto, iniziamo a dare i meriti a chi ha fatto anche tutto questo, e poi piano piano si migliorerà. Ma vi ho mai lasciato abbandonato una cosa senza mai migliorarla? Lo faccio da 15 anni, continuerò a farlo anche su questo, anche perché mo abbiamo fatto questo e tutti gli altri approcci del piegamento verticale alla mano, perché io ho fatto solo piegamenti verticali alla mano, ma non ci sono versioni, varianti, cose particolari molto interessanti che si possono fare su questo esercizio. E che faccio? Le lascio abbandonate? No. Quindi lo sapete che sicuramente il movimento tornerà più e più volte anche in futuro, quindi calmi come sono io adesso, sono calmissimo, ok. Quindi insomma, concludo dicendo che mi sarei aspettato sinceramente, per quello che questo esercizio ha sempre significato, per il fatto che mi è stato sempre chiesto libero quando lo facevo assistito, e adesso che lo faccio libero mi viene chiesto, ma al muro invece come va adesso? Ok, un supporto più ampio e più importante sinceramente in questo caso. Però non fa niente, perché la cosa importante è quello che pensiamo noi di noi stessi. E io vi dico che se a gennaio 2025 avessi visto come sono arrivato a dicembre 2025, io avrei detto non è possibile, non posso essere migliorato così tanto in un anno, non posso aver fatto una cosa del genere, non so cosa dire, ragazzi. Cioè nel senso, io quando vedo quelle clip vedo le imperfezioni, ma dico sto facendo un piegamento in verticale alla mano con 18 difficoltà aggiunte e niente, sono felicissimo. Per me quindi il voto di quest'anno è veramente 10 su 10, ve l'ho detto, per me quest'anno sono stato perfetto, cioè a livello calistenico non avrei potuto fare di meglio. Ma adesso il 2025 è alle spalle e dobbiamo parlare degli obiettivi del 2026, ma questo lo faremo nel prossimo video.